Noi tecnicamente il discorso della mobilità, dell'elettricità nella mobilità, quindi di una trazione di un sistema di combustione alternativo, lo abbiamo incominciato a tracciare già da circa 5 anni. Tant'è che noi già 3 anni fa, insieme a Deloitte, al nostro evento annuale di Milano, abbiamo presentato una ricerca su ciò che è l'elettrico, ciò che è l'ibrido e ciò che è il ricorso ai cosiddetti sistemi alternativi di trazione. Paradossalmente, mentre ancora stiamo ragionando in chiave di successo di queste formule, in realtà in altre parti d'Europa, in altre parti del mondo siamo già allo step 2, cioè già stiamo parlando di idrogeno. Oggi noi abbiamo 2 aree geografiche che sono quelle di punta del nostro paese, che sono Trento e Bolzano, dove oggi per esempio si gira idrogeno. Però chiaramente noi abbiamo un sistema che può girare idrogeno soltanto a Trento e a Bolzano. Se pensiamo di uscire da quelle 2 aree già non ce la fa più. Noi per esempio nelle nostre flotte stiamo spingendo molto l'ibrido, anche nel noleggio a breve termine stiamo spingendo l'ibrido, addirittura nel car sharing c'è Sharing Go che propone soltanto veicoli elettrici, cioè l'autonoleggio che oggi rappresenta praticamente 1/4 del mercato dell'immatricolato nel nostro paese, tecnicamente sta investendo. Tradotto poi in termini attuativi, tradotto in termini poi realizzativi, i temi da affrontare sono tanti. Ma secondo me il ragionamento dovrebbe essere quello di avere un piano veramente grosso sulla produzione di energia pulita, perché è inutile che stiamo poi a contarcela. Oggi come oggi noi abbiamo una dinamica di produzione elettrica a termocombustione che la fa da padrona, cioè noi siamo al 90%, cioè le formule alternative sono una parte residuale di quella che è la produzione di energia elettrica. Primo. Secondo, noi abbiamo un grande problema di infrastrutture, cioè mentre noi in Francia, in Germania abbiamo anche una dinamica urbanistica particolarmente favorevole, cioè tutte le zone di villette, villettine, dove tu puoi mettere tranquillamente le colonnine, gli uffici attrezzati, eccetera, eccetera. Già in un'area, già nelle grandi aree metropolitane come Milano e Roma, praticamente tu con una notte di ricarica ci fai un giorno. Quindi se stiamo a considerare l'energia che viene, che si rende necessaria per alimentare questi veicoli, è un attimo che il surplus che viene richiesto inevitabilmente va poi a cadere sulla rete nazionale. Quindi o noi ci dotiamo sia di un sistema di produzione pulito che di un sistema di distribuzione accettabile, oppure è chiaro che noi fra 10 anni saremo ancora qui a parlare di queste problematiche. Il discorso delle cosiddette auto interconnesse, cioè se vuoi far viaggiare l'elettrico, avere un'interconnessione a bordo che ti dà la possibilità di tracciare la disponibilità delle colonnine di ricarica e la disponibilità anche in autostrada di tempi e tutto il resto, sono applicazioni fondamentali per l'incentivo e per lo sviluppo dell'elettrico. Se io mi vado ad infognare nel traffico e brucio energia elettrica perché resto fermo e incolonnato e i sistemi rimangono comunque attivi, questa è una cosa folle, cioè nel senso l'informazione in tempo reale al driver diventa fondamentale, perché il vero punto debole dell'elettrico sta nel fatto che una volta che il veicolo si è fermato non è che ti basta riattaccare la spina e tu riparti. La vettura elettrica non è una vettura che può essere soccorsa o può essere assistita così come è assistito oggi un veicolo a termocombustione. E lì c'è tutto un sistema, come dire, molto più specialistico ed integrato che deve essere assicurato. Poi l'ultimo step è la cosiddetta guida autonoma, di cui tanto stiamo parlando e di cui tanto stiamo discutendo, ma quella veramente la vediamo ben al di là delle generazioni immediate dei figli o dei nipoti, perché è una problematica talmente articolata e talmente complessa che difficilmente la vedremo in tempi brevi su vasta scala. Su una piattaforma, io la chiamo piattaforma acquisendo una terminologia di tipo informatica,
è tipicamente una piattaforma, perché da una parte devi avere i soggetti che sono titolari delle aree urbane, che sono i comuni, quindi il comune deve essere seduto perché poi è lui che decide in termini di investimento cosa fare e cosa non fare. Noi con il trasporto pubblico, perché anche se noi non siamo un trasporto pubblico, ma in realtà svolgiamo un servizio pubblico, in effetti il car sharing è un servizio pubblico. I taxi, perché ripeto, il taxi è e rimane un elemento centrale dello sviluppo e del supporto del trasporto pubblico locale. I costruttori, perché i costruttori, noi abbiamo costruttori che oggi, se ci fosse una richiesta massiva di elettrico, non sarebbero in grado di rispondere. Quindi anche mettere il costruttore in condizione di pianificare l'evoluzione della sua produzione non è un meccanismo differente, anche perché tieni presente che poi a ruota la filiera dell'auto si porta dietro la filiera della manutenzione, la filiera dell'assistenza, manca proprio un piano di sviluppo organico, e qui secondo me dovrebbe intervenire anche il produttore, quindi o l'Enel o l'ENI dovrebbero avere un ruolo un attimino più proattivo nella proposizione di un piano di infrastrutturazione molto più adeguato. Quella che vedo sempre più affermarsi è l'ibrido, il cosiddetto plug-in, cioè la possibilità di avere una vettura che comunque si ricarica in maniera o col termico o perché attacchi la presa alla corrente. L'elettrico, proprio elettrico puro, lo vedo ancora per l'infrastruttura che abbiamo nel nostro paese troppo arretrato, cioè ci vorranno almeno 5 anni di investimenti in infrastrutture per poter avere poi a ruota una crescita dell'elettrico in quanto tale.